benvenuto su Heavy Metal Heaven. Oggi parliamo di una prova molto buona per una band nostrana che non risente dei suoi tanti decenni di carriera. Arrivare ai 40 anni di esistenza e riuscire ancora a dire qualcosa non è un'impresa per ogni band. Nel corso del tempo, molti in questa situazione, anche tra le band storiche, hanno prodotto musica senza ormai nulla da dire, quando non si sono ritrovati addirittura a copiare, spesso male, se stessi. Per fortuna però esistono anche diversi gruppi che invece riescono a mantenere la propria classe anche quando l'età porta a usare un po' di mestiere. Per fortuna i nostrani Ivanexa appartengono alla seconda categoria. Nati nel lontanissimo 1979, arrivano con The Last in Black appena al quinto album, un fatto indicativo di quanto negli anni d'oro del metal fosse in realtà difficile suonarlo in Italia. Eppure il gruppo ha lo stesso guadagnato in quegli anni uno status di culto, che li ha resi tra i nomi di punta nella piccola nicchia dell'hard and heavy italiano. E ad ascoltare l'ultimo parto della loro carriera, uscito quasi un anno fa, si capisce anche che è stato un successo meritato. Al contrario di tanti gruppi anche giovani che non fanno altro che ispirarsi agli anni '80, in The Last in Black i Ivanexa cercano solo di produrre la miglior musica possibile. Ciò passa attraverso un heavy metal spesso alleggerito da venature hard rock per renderlo più brillante. A tratti però il quintetto di Savona aggiunge anche elementi moderni e in certi frangenti si avventura persino verso lidi progressi. Integrati bene nel tessuto della loro musica, donano al disco freschezza e personalità. Non che The Last in Black eviti sempre di ricadere nei soliti cliché. A tratti, anzi, essi si ripresentano in maniera un po' stantia. Succede per esempio in Perfect, semi-ballad un po' melensa, non salvata dal mellotron che le dà un tocco vintage. Oppure in Doctor Strange, banale al di là di qualche puntata moderna. In più si può dire che la seconda metà del disco sia meno ispirata della prima, con alcune canzoni anonime, Dead Man Walking, I Don't Care. Se i 50 minuti abbondanti del disco fossero stati alleggeriti, il complesso ne avrebbe beneficiato. Per il resto però i Ivanexa riescono sempre a far prevalere la loro classe. Nonostante l'assenza di elementi davvero nuovi, le loro tracce sono ben scritte e divertono al punto giusto, o anche di più a volte. Parliamo in questo caso di My Grave, un semplice numero heavy metal che risulta però coinvolgente e fresco, come di rado si sente nel genere oggi. E soprattutto di Earthquake. È eccellente con la sua divisione netta tra una prima metà calma, di grande impatto emotivo, e una seconda più progressiva, che però non lascia da parte il sentimento. Da citare sono anche la lunga Armless, il pezzo più prog del disco, ma molto valido coi suoi suoni esotici, e la title track in apertura, hard rock calmo ma divertente. Tutti episodi topici per una scaletta che a tratti, come detto, scade, ma senza nulla di davvero catastrofico. Due a questo punto sono le certezze. La prima è che The Last in Black non è certo l'album che cambierà la storia dell'hard and heavy, ma la seconda è che si tratta di un lavoro solido, onesto e di intrattenimento, che può piacere a chi vuole godersi quasi un'ora in compagnia del genere senza troppe pretese. Se lo sei, i Ivanexa sono i tuoi uomini. Scoprili, come il resto della loro carriera se non hai mai avuto l'occasione di farlo, e non te ne pentirai. Voto di Heavy Metal Heaven 79 su 100. Bene, per oggi finiamo qui. Se ti è piaciuto questo video, metti il like, condividilo e commentalo. Puoi anche iscriverti al canale e cliccare la campanellina per rimanere sempre aggiornato sui nostri nuovi video. Ti invitiamo inoltre a seguirci sui nostri social, Instagram, Facebook e Pinterest. Trovi il link qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!